Caro amiche, oggi andiamo a vedere questa bellissima treccia, io la chiamo treccia in 3D perché veramente sembra tridimensionale, mi piace tantissimo, è facile da realizzare, non è assolutamente difficile, ci sono diverse tecniche per realizzarla, diciamo che con questa ci trasciniamo, diciamo così, il filo, in altre possiamo anche tagliarlo, c'è anche un altro modo che andremo poi a vedere in futuro. Allora, per quanto riguarda la treccia, possiamo realizzarla in qualsiasi misura. Qui è un multiplo di 20, ma possiamo fare un multiplo di 16, più piccolina. Possiamo fare anche solo 2 righe. Invece io parlo ovviamente delle spighe, ecco, la chiamiamo spighetta. Eccola qui, l'ho fatta di 3 righe, ma possiamo farla anche di 2, renderla un pochino più corta, più lunga, poi in base anche al filato. Questo è un filato molto abbastanza cicciotto e devo dire che ho utilizzato un uncinetto 5,5, andava bene anche un uncinetto, no, 5,5, anche un 6 ho utilizzato, ma andava benissimo anche utilizzare un 7. Infatti con questo filato ho sempre utilizzato il 7, non il 6, ma l'ho voluta rendere molto compatto come punto, anche per farlo vedere molto bene. Difficoltà per realizzarla non ci sono, l'unica cosa è contare, perché bisogna veramente contare o utilizzare dei marcapunti che ci possono aiutare. Un pochino pratichi del punto brioche, questo sì, non occorre tantissima insomma esperienza, man mano ci si riesce passo passo. Poi la possiamo realizzare anche più semplice. Allora adesso l'ho realizzata con 3 righe proprio per farvi vedere poi diciamo bene come è strutturata la nostra treccia. Questa è la parte diciamo dietro, diciamo così, ma insomma si vede benissimo anche in questo modo. Devo dire che mi piace tantissimo. Allora, il filato che potete utilizzare tutti è giusto per quanto riguarda la tensione, potete utilizzare qualsiasi filato. Io ho utilizzato il sospiro perché questa è la quarta lezione del punto brioche, perché ho voluto utilizzare lo stesso filato, ma voi potete utilizzare qualsiasi filato e potete utilizzarla per i maglioni, per uno scaldacollo, ci si fanno anche i cappelli, qualsiasi cosa. Poi dipende sempre dalla grandezza del filato, dipende comunque da quello che vogliamo realizzare. Allora passiamo subito al tutorial. Ho scelto come filato il sospiro al 30% di lana e il 70% di acrilico, sono 150 metri, è un filato che adoro, si può lavorare sia col 5 e con il 7 di uncinetto, sono 100 grammi, 150 metri. Allora, adesso che abbiamo avviato 40 catenelle, in questo caso 40, ma come vi ho detto prima potete variare la lunghezza della treccia e anche la larghezza. Adesso facciamo in un modo facile con 10 catenelle ogni sezione, per cui sono 20 e 20, come vi ho spiegato prima, però potete variare insomma. Allora adesso avviate 40 catenelle e vado ad avviare l'ulteriore catenella. Entro sul punto e vado sul punto, sulla catenella successiva vado a realizzare una mezza maglia alta chiusa. Come già vi ho detto in altri video, io non vado non vado a bloccare la parte sottostante, se volete sì, ma rallenta tantissimo il lavoro. Imparate a girare l'uncinetto in questo modo e il lavoro sarà veloce, come lavorare insomma diciamo dei punti tradizionali dell'uncinetto, cui senza stare adesso, perché c'è la catenella, non abbiamo diciamo un sostegno sotto da reggere perché abbiamo le catenelle, però io vi consiglio sempre di andare a ruotare l'uncinetto in questo modo. Proseguo a lavorare la mezza maglia alta chiusa, prendo il filo e lo vado a passare sulle 2 asole. Ovviamente si chiama chiusa perché vado a chiuderla prima. Anche la mezza maglia alta si chiude, perché la mezza maglia alta prendo il filo, prendo di nuovo il filo e la vado a chiudere, però si chiude prima. Ecco, questo è diciamo il significato perché viene chiusa.
proseguo fino al termine e questa è la lavorazione. Una volta che siamo arrivate al termine della riga, vado a realizzare una catenella. Tiro un pochino il filo, la vado a chiudere in maniera di non lasciare il bordo troppo largo, così non si allarga, si è andata a stringere la catenella. Adesso vado a lavorare sempre in costa retro, per cui nella costina posteriore, che è questa è la prima, questa è la seconda che sta dietro, vado a lavorare sempre mezze maglie alte, chiuse ovviamente. Vedete con la rotazione dell'uncinetto quanto siamo veloci? Io devo dire sono veloce quanto l'uncinetto, diciamo i punti classici, diciamo così, e con la rotazione dell'uncinetto vi dico che avete una velocità superiore per quanto riguarda a lavorare il punto. Poi meno movimenti si fanno con le dita e più veloce si è, insomma, questo. Allora, proseguiamo fino al termine. Adesso vedete si è formata la spighetta sotto. Noi possiamo, come già vi ho detto in precedenza, andare a lavorare tre spighette. Io parlo, le spighette sono sempre doppio giro, doppia riga, scusate, doppia riga, per cui andate a lavorare ovviamente, non so, 3, 4, quanto vi piace, insomma, quanto dovete poi in base al vostro progetto. Adesso proseguo fino a che arrivo a 3 righe, facciamo 3 righe e poi iniziamo la nostra treccia. Allora mi sono portata avanti con il lavoro, come vedete ho realizzato 1, 2, 3 spighette, sono 3. Ovviamente ogni riga viene lavorata 2 volte, è normale per ottenere la spiga. Adesso iniziamo la nostra treccia. Allora ho lavorato una catenella, faccio vedere, avviamo una catenella. Adesso andiamo a realizzare la parte base della treccia, per cui andiamo a lavorare la metà di 10 maglie, 5 maglie, per cui 5 maglie le andiamo a lavorare sempre a mezza maglia alta, come se fosse la metà della treccia, per cui 1, 2, 3, 4 e 5. Ora andiamo a realizzare 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo a contare la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Entriamo nell'11ª, che sarebbe poi la prima, sempre in costa retro. Vedete come la faccio girare sempre l'uncinetto? Ecco qui. Abbiamo realizzato la prima maglia, per cui è l'11ª per andare a contare, però è la prima maglia sempre delle 10 maglie che dobbiamo andare a lavorare. Per cui questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta maglia, sempre in costa retro, settima, l'ottava, la nona e la 10ª. Vedete? Ecco qui, così si presenta il lavoro. Ora andiamo di nuovo a realizzare 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vado a contare quelle sottostanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entro nell'11ª, prendo il filo, vedete, e ruoto sempre l'uncinetto e faccio la mezza maglia alta in questo modo. Vado a lavorare la seconda, la terza, la quarta e la quinta maglia. Entro con l'uncinetto in un modo laterale, ruoto per trovare la costina, che è questa, e realizzo la mezza maglia alta. Ecco qui, questo è il lavoro come si presenta. Adesso vado a realizzare una catenella e volto il lavoro, tiro un pochino la catenella e vado a lavorare tutti i punti sempre
a mezza maglia alta chiusa, incosta sempre posteriore. Quando arriviamo alle catenelle vado a lavorare la catenella, qui giro un pochino la catenella in questo modo e la vado a lavorare tranquillamente come abbiamo fatto anche all'inizio, e lavoro le mie maglie, qui vado a lavorare adesso sempre tutte le maglie fino ad arrivare, quello che noi dobbiamo fare adesso, andare avanti, la riga davanti e riga dietro, riga davanti e riga dietro, fino ad arrivare alla larghezza che noi desideriamo delle nostre trecce. Possiamo ripetere 3 righe, ne possiamo fare anche 2, insomma in base alla treccia come la vogliamo, se l'abbiamo fatta più lunga, se l'abbiamo fatta più corta, in base a quello poi decidiamo quanto la vogliamo larga. In questo caso possiamo fare anche 3 righe. Come vedete ho terminato, vado a girare, faccio sempre una catenella, giro il lavoro, vi faccio vedere, abbiamo qui sempre 3, 1 2 3 spighette. Allora in questo caso la facciamo a 3, ma possiamo farla a 2, cioè non è un problema. Questo poi dipende da quanto la vogliamo larga, da quanto poi abbiamo deciso di fare la larghezza, cioè la lunghezza della nostra treccia. Adesso io vado a lavorare, dopo aver fatto la catenella, le mie 5 maglie, sempre in costa uno, 2, 3, 4 e 5. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare queste sottostanti, le 10 maglie che abbiamo lasciato in sospeso alla parte sottostante. Cosa facciamo? Prendo il filo, vado sull'uncinetto, ecco, prendo la prima maglia che è questa, entro con l'uncinetto e vado a lavorare la mezza maglia alta chiusa in questo modo, tiro il filo. Questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta maglia, la settima, le vado a lavorare tutte e 10, la nona, e poi vado a lavorare l'ultima maglia, eccola qui. Allora in questo caso, come vedete, abbiamo lavorato, vi faccio vedere da vicino. Adesso che abbiamo passato il filo da questa parte, vedete, da questa parte qui vado a prendere l'uncinetto e lo inserisco nell'asola e vado a lavorare. Come faccio adesso? Ho messo il marcapunti, prendo il filo e faccio la mia mezza maglia alta chiusa, prendo il filo e lo faccio passare in questo modo. Ora vado a lavorare le mie 9 maglie, questa è la seconda, la terza, la quarta, la settima, l'ottava, la nona e la 10ª maglia. Adesso noi sappiamo che poi dobbiamo entrare qui, noi adesso andiamo sempre a lavorare e poi dobbiamo contare le 10. Possiamo togliere qui il marcapunti, vado a contare le 10, vi faccio vedere, questa è la prima, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, devo entrare nell'11ª. Ora vado a fare quello che ho realizzato all'inizio, prendo sempre un po' di filo e lo faccio passare, comunque resta un pochino così, ma poi quando torniamo indietro si toglie. Allora adesso prendo il filo mezza maglia alta sulla prima in avanti, in questo modo, prima, e vado a lavorare tutte le 10 maglie.
prendo sempre un pochino di filo, cerco di tenere dritto il lavoro. Questa mi sembra che è la nona e abbiamo l'ultima, la 10ª maglia. Adesso quello che abbiamo fatto all'inizio lo facciamo anche da questa parte, tolgo qui il filo, vedete come risulta il filo in questo modo. Adesso io cosa faccio? Tolgo l'uncinetto, lo vado a passare dentro e il filo, come vi ho detto prima, senza che scappa la catenella, lo vado a passare in questo modo dietro. Vedete, sta dietro, deve stare dietro, in questo modo qui. Ora il filo lo teniamo davanti, perché cosa dobbiamo fare? Andare a chiudere dove abbiamo messo il marcapunti. Per cui prendo il filo, entro nella maglia e vado a lavorare la mia mezza maglia alta. Tiro un pochino il filo e lavoro le mie restanti maglie, che in totale sono 5, perché abbiamo fatto la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta maglia. Catenella. Adesso che ho voltato il lavoro, vado a lavorare, fatta la catenella, sempre le 5 maglie. 1, 2, 3, 4, tiro sempre il filo, e 5. Ora devo lavorare le 10 maglie e vado a contare sempre le mie 10 maglie, tanto sono quelle. Tiro un pochino il filo, lo vado a prendere in questo modo, un po' giusto l'inizio qui che dà un pochino il filo, dà un pochino fastidio, ma poi alla fine se lo tiriamo un po', ecco, abbiamo meno difficoltà. E abbiamo l'ultima maglia. Tiriamo un pochino il filo e andiamo a passare il filo dalla parte opposta. Vedete, già l'abbiamo sciolto, il primo è stato sciolto, come avete visto. Il primo abbiamo sciolto la prima parte, eccola qui. Adesso che abbiamo liberato il filo, ce l'abbiamo libero, dobbiamo andare a lavorare le 10 maglie che si presentano. Voi potete mettere i marcapunti, se non avete dei punti di riferimento, che vi sfugge una maglia, mettete sempre di marcapunti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vi faccio vedere proprio passo per passo, e 10. Qui abbiamo realizzato le nostre 10, ma ora abbiamo le 10 sotto. Se andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
andiamo a lavorare le nostre 10 maglie che sono sotto, per cui la prima, adesso io cerco di mettermi in un modo per farvi vedere bene, vado a lavorare quelle sottostanti che sono sempre 10. Ho il marcapunti che fa un pochino di rumore, un po' lo togliamo che non serve più. Adesso che ho lavorato l'ultima maglia, tiro un pochino la solina e la faccio passare. Come avete visto abbiamo sciolto tutto il filo, eccolo qui, non c'è più il filo, questa è della solina che andiamo a prendere e andiamo a lavorare le ultime 5 maglie. Poi potete contarle anche da qui, è 1 2 3 4 e 5. Sapete che dovete entrare nella quinta maglia. Lavorata l'ultima maglia, catenella e voltiamo il lavoro. Adesso vediamo come si presenta. Adesso andiamo a lavorare tutte le maglie, tutte, e rifacciamo tutto da capo, per cui andiamo a lavorare le maglie. Spero che si veda bene. Anche sotto, nella parte sottostante. Andiamo adesso a passare, ovviamente sempre sotto, con il filo, con l'asola, e andiamo a lavorare messo una volta dietro. Adesso prendo un pochino di filo, ecco. Allora, messo dietro, come vedete, abbiamo il filo sempre dalla parte dietro, in questo modo. Lo passiamo così e andiamo a lavorare. E proseguiamo a lavorare le maglie superiori. Andiamo a fare sempre la stessa cosa, vi dovete ricordare come dovete mettere il filo, se no poi quando tornate indietro siete costretti a tagliare, per cui quello è importante, mettere dietro il filo e poi andare a lavorare. Adesso faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, anche da questa parte, vado a lavorare tutte le maglie. Quando ho lavorato l'ultima maglia, sempre vado a passarlo davanti e il filo deve stare sempre dietro, in questo modo. Vado a lavorare dove adesso ci sono le 5 maglie. Adesso che ce l'abbiamo sotto, siamo passate oltre. Adesso che ho passato il filo, vado a lavorare le 5 maglie. Fate sempre attenzione come passate il filo, lasciate il filo sempre dietro, mi raccomando. E questa è l'ultima maglia. E adesso ritorno indietro, per cui vado a sfilare di nuovo il filo man mano, per cui vado a fare sempre la stessa sequenza, vado a lavorare tutte le maglie. Anche dalla parte qui, questa che è la parte dietro, possiamo andare a lavorare tranquillamente. Poi se volete contare le maglie le contate, questa parte ne sono 15 e poi sfilate il filo. Come vedete, ripassando poi sotto il filo si scioglie e vado avanti, per cui facciamo sempre la stessa sequenza. Questo è il lavoro come si presenta. Ho terminato e vado a ripetere sempre la stessa sequenza, perché come abbiamo deciso che sono 3 spighe, 3 righe, diciamo così, di spighe, dobbiamo farlo anche dalla parte quella superiore, che è questa, per cui andiamo a farlo un'altra volta e poi andiamo a chiudere la nostra treccia. Noi vi faccio vedere di nuovo i stessi passaggi perché sono sempre gli stessi. Adesso andiamo ancora a lavorare la stessa sequenza. Allora, adesso che abbiamo messo al dritto il lavoro, andiamo a lavorare, dobbiamo chiudere, diciamo, la treccia, andiamo a lavorare 5, le 5 maglie.
3, 4 e 5. Adesso noi abbiamo la treccia, ecco questa che quella che sta dietro, diciamo che inizia da qui, vedete, questo è il primo punto delle 10 maglie. Noi ci dobbiamo proprio agganciare nella prima maglia, sempre in costa, e andiamo a lavorare la nostra mezza maglia alta. Questa in costa la vado a prendere e la vado a lavorare con la prima. Adesso dobbiamo contare 10 maglie. La seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, settima, abbiamo la nona maglia e abbiamo l'ultima, e abbiamo lavorato le 10 maglie. Ora noi dalla parte sottostante, vedete qui sotto, vi faccio vedere da vicino, dobbiamo andare a contare le 10 maglie, per cui 1 2 3 4 5 6. Possiamo girarci da quest'altra parte, forse è meglio. Allora andiamo a contare le 10 maglie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Questa è l'11ª maglia. In caso mai mettete, ecco, un marcapunti e lo facciamo passare, e abbiamo la maglia che noi dobbiamo agganciare per andare a lavorare, per cui sarebbe l'11ª maglia, che sarebbe poi la prima che dobbiamo andare a contare, con la prima, la seconda, la terza, fino a che arriviamo alla decima maglia. E siamo arrivati alla decima maglia. Adesso noi ci andiamo a agganciare alla prima maglia che abbiamo da questa parte, è la prima maglia, e abbiamo fatto, e andiamo a lavorare le 10 maglie. Vedete in quale parte siamo, e poi ci andiamo a agganciare le ultime 5. Fatte le 10 maglie ci agganciamo alla, diciamo, queste sono le ultime 5, 1 2 3 4 e 5. Ci andiamo a agganciare alla maglia e andiamo a chiudere e lavoriamo le restanti 4 maglie alte. E questa è l'ultima. Giriamo l'uncinetto e abbiamo l'ultima maglia. Diciamo che adesso abbiamo fissato tutta la treccia, tolgo il marcapunti che non serve più. Adesso vado a lavorare sia di andata e di ritorno sempre in costa retro, mezze maglie alte chiuse, sempre per andare a lavorare la nostra treccia, come vedete, in base alle nostre maglie che si presentano. Vedete, non avete nessun problema, per cui proseguiamo con una catenella, volto il lavoro e vado a lavorare in costa retro tutte le maglie che si presentano. Ormai insomma abbiamo unito tutta la riga, e proseguo. Allora io ho terminato, devo fare ancora una riga, proprio se vogliamo farle uguali, ma adesso insomma questo a poco posso anche riniziare con la treccia tranquillamente, per cui non ha questa importanza di sequenza. Adesso che l'ho chiusa posso anche iniziarla adesso di nuovo, fare le 3 righe per iniziare di nuovo la treccia, non ha insomma questa importanza. Allora, come multiplo vi ho detto, un multiplo di 20, abbiamo le 5 maglie di inizio,
ovviamente, ma voi potete sempre contare anche più maglie di inizio, insomma, questa è un'idea. Quando capite poi la tecnica delle trecce potete veramente variare. Poi in futuro faremo anche altre grandezze proprio per dare comunque dei spunti in più. Allora, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, mi piace tantissimo, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, ci vediamo poi ai prossimi tutorial con il punto brioche e faremo anche dei bellissimi progetti. Baci!